Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Siete pronti per un altro quiz? Mi divertono enormemente i quiz. Oggi facciamo un quiz per vedere se sappiamo la differenza tra i due verbi essere e stare. Sembrano simili quando li usiamo, no? Però in realtà ci sono delle differenze. Allora, ho preparato per voi oggi 11 domande che potrebbero sembrare poche, però in realtà dopo ogni domanda ci sarà una piccola spiegazione sul perché dobbiamo usare essere oppure stare in quella frase. Perché il punto di questo video quiz di oggi è quello di mettere alla prova il vostro intuito, quindi scegliere la risposta che secondo voi suona meglio nella frase, se non conoscete la risposta, e poi controllare insieme la risposta e spiegare il motivo di quella risposta. Quindi voglio mettere in pratica una cosa un po' diversa per questo quiz. Vediamo se il risultato sarà soddisfacente oppure no. Arriveremo in tempo. Calmo. Come completiamo la frase? Sei calmo o stai calmo? Guardate bene la frase e osservate. Si tratta di una frase imperativa, quindi è quasi un ordine, un'esortazione. Perciò c'è una risposta ben precisa. Allora, la risposta corretta è la B, quindi stai. Arriveremo in tempo, stai calmo. Quando abbiamo una frase imperativa con un'esortazione o un ordine a stare in un certo modo, si usa il verbo stare. Perché se io dico tu sei calmo, è semplicemente una constatazione di uno stato d'animo di quella persona. Ah, ok. Tu sei calmo, cioè è una frase diversa, cambia il significato. Invece se noi vogliamo esortare qualcuno a stare calmo, dobbiamo appunto usare il verbo stare. Loro, insieme da tanti anni, sono una bella coppia. Qual è la risposta corretta? Stanno oppure sono? Pensateci. Allora, la risposta corretta è la A. Loro stanno insieme da tanti anni. Sono una bella coppia. Quindi stare insieme a qualcuno significa avere una relazione di tipo amoroso con qualcuno. Non possiamo usare essere qui perché essere insieme a qualcuno indica che siamo nello stesso luogo allo stesso tempo, ma non implica alcun tipo di rapporto tra di noi. Quindi se volete dire che due persone hanno una relazione amorosa, dovete dire loro stanno insieme. I tuoi orecchini, molto belli. Qual è il verbo corretto da inserire in questa frase? Stanno o sono? La risposta corretta è la B. I tuoi orecchini sono molto belli. Essere più aggettivo. Si tratta di una constatazione sulla bellezza di un oggetto. Quindi i tuoi orecchini sono molto belli. Molto bene quegli orecchini. Qual è l'opzione corretta per completare questa frase? La A, stanno, o la B, sono? La risposta corretta è la A.
ti stanno molto bene quegli orecchini. Quindi utilizziamo il verbo stare quando dobbiamo dire che un gioiello, un accessorio, un capo di abbigliamento complimenta quella persona. In questo caso utilizziamo il verbo stare e ovviamente vedete che c'è l'avverbio dopo, non c'è un aggettivo, c'è un avverbio. Non molto bene oggi. Come completiamo questa frase? Con l'opzione A, sto, o con l'opzione B, sono? Allora, la risposta corretta è la A, sto, quindi non sto molto bene oggi. Ovviamente qui riprendiamo l'espressione come stai? Sto bene, sto male. Quindi sappiamo che dobbiamo usare stare con gli avverbi bene e male. In questo caso il verbo stare significa sentirsi. Qui possiamo dire non mi sento molto bene oggi. Quindi non sto molto bene oggi. Dove non vi trovo. Qual è l'opzione corretta? La A, state, o la B, siete? La risposta corretta è la B, siete. Dove siete? Non vi trovo. In questo caso il verbo essere si usa per chiedere o dire semplicemente dove si trova una persona in quel momento, quindi è una posizione momentanea, perché una persona si muove, non ha sempre una stessa posizione fissa, come invece succede per gli oggetti. Quindi quando vogliamo chiedere dove si trova una persona, dobbiamo usare il verbo essere. Dove sei? Ti sto aspettando. Dove le chiavi? Non le trovo nel solito posto. Quindi qual è la risposta corretta? La A, stanno, o la B, sono? La risposta corretta è la B. Dove sono le chiavi? Non le trovo nel solito posto. Io non trovo le chiavi perché le chiavi non stanno nel solito posto, dove stanno sempre. I biscotti nella credenza in cucina. Quello è il loro posto. Qual è la risposta corretta? La A, stanno, o la B, sono? Allora, la risposta corretta è la A. I biscotti stanno nella credenza in cucina. Quello è il loro posto. Quando dobbiamo dire che qualsiasi altro oggetto si trova in un determinato posto, che è il posto solito in cui si ripongono quelle cose, usiamo il verbo stare. I libri stanno sugli scaffali. Il comodino sta vicino al letto. Lo spazzolino da denti sta in bagno. Nel momento in cui questi oggetti vengono spostati dal loro posto solito, si usa il verbo essere per chiedere dove sono in quel momento, visto che non stanno nel loro posto. Oggi felice. Qual è l'opzione corretta? La A, sto, o la B, sono? La risposta corretta è la B. Oggi sono felice perché
sto indicando uno stato d'animo, uno stato emotivo e soprattutto c'è un aggettivo. Quindi è possibile usare solo il verbo essere in questa frase. Io ancora 5 minuti, poi me ne vado. Qual è la risposta corretta? Sto oppure sono? La risposta corretta è la A, sto. Sto ancora 5 minuti, poi me ne vado. Si usa stare perché stare ha anche il significato di restare, rimanere. Quindi qui posso sostituirlo in questa frase e la frase comunque ha senso. Resto ancora 5 minuti, rimango ancora 5 minuti. Siamo giunti all'ultima frase. A Parma per 2 giorni. Qual è l'opzione corretta? Starò oppure sarò? La risposta corretta è la A. Starò a Parma per 2 giorni. In questo caso stare è un sinonimo di soggiornare, restare, fermarsi. Quindi starò a Parma per 2 giorni significa che soggiornerò a Parma per 2 giorni. Fatemi sapere nei commenti se è chiara la differenza di uso tra essere e stare. Gli usi che abbiamo visto insieme in questo video sono quelli più comuni nella conversazione. Grazie mille per aver fatto questo quiz oggi e spero che vi sia utile. Ci vediamo nel prossimo video. A presto! Ciao!